Oggi parliamo di Roma, ma ne parliamo criticandola. Uno dei video sul mio canale che vi è piaciuto di più è stato il video di Roma, dove vi racconto un po' com'è vivere in questa città o anche com'è visitare questa città. Ho ricevuto però un sacco di commenti dove mi avete detto che non è tutto rosa e fiori, quindi non è tutto splendido, non è tutto positivo. Ed è vero, ci sono lati positivi e vantaggi, lati negativi e svantaggi, situazioni che non ci piacciono. Ho chiesto ad alcuni amici di registrare degli audio e raccontarmi quali sono le cose di Roma che effettivamente potrebbero essere migliorate. Una cosa che ci tengo a precisare è che io amo questa città. Alla fine del video ti dirò anche la mia opinione. Roma è una città bellissima e su questo non ci stanno dubbi, però ecco, se esci nell'orario sbagliato 10 km li fai in mezz'ora 40 minuti. In quei mezz'ora 40 minuti devi stare pure attento a tutte le buche che quando piove si riaprono e diventano crateri lunari, quindi rischi di giocarti la macchina e le ruote della macchina in pochissimo tempo. E un'altra cosa che sicuramente nella periferia c'è tanto degrado e tanta sporcizia pure, cioè diciamo che il problema principale è anche nei romani stessi che non è che tengono tanto pulito. Le buche sono un enorme problema di questa città. Se girate con la macchina o con i mezzi, la condizione delle strade non è proprio ottimale. Come detto anche nell'audio, rischiate di giocarvi la macchina. In questo caso, giocarsi qualcosa non è giocare come giocare con i videogiochi, giocare al parco, giocare a carte. Giocarsi qualcosa vuol dire un po' scommettere o anche perdere qualcosa. Rischi di giocarti la macchina, rischi che la macchina non funzioni bene, o almeno in questo caso le ruote della macchina, rischi che possano bucarsi. Questo invece è un cratere lunare, se ve lo steste chiedendo, quindi la buca è un po' come un cratere lunare. E la periferia di Roma non è uno dei luoghi più sicuri dove girerei a piedi da solo. Diciamo, ecco, ci sono quartieri un po' più tranquilli, ma altri dove c'è un po' troppa criminalità, secondo me. Ed effettivamente un problema molto importante, e sono molto d'accordo, è la criminalità e la mancanza di sicurezza, soprattutto nelle periferie, soprattutto la notte, purtroppo anche nelle ore del giorno, soprattutto in zone molto affollate. Se siete stati a Roma o vivete a Roma, sicuramente nelle metro avrete sentito l'avviso di fare attenzione al pickpocketing. Se viaggiate a Roma, cercate di custodire bene le borse, i portafogli, gli oggetti di valore. Fate attenzione. Allora, le cose che non mi piacciono di Roma. Partiamo con quello che dirà probabilmente anche il resto dei romani, i mezzi di trasporto, che possono essere autobus, metro, treni. Treni, sei fortunato se arrivano tutti in orario. Gli autobus al 70% quando arrivano sono strapieni e quindi non si riesce a entrare o si sta stipati neanche carro merci, oppure arrivano in ritardo facendoti fare tardi poi a lavoro, incontri, scuola. I mezzi, quando sono fuori servizio, significa che anche se passa un autobus, un tram o una metro, non è in servizio, non si può salire su questo mezzo e spesso ci sono tram e autobus fuori servizio. Infatti un problema molto frequente è proprio la puntualità dei mezzi, quindi anche l'affidabilità. Se dobbiamo arrivare da punto A a punto B,
Tutti noi romani consigliamo a chi viene come turista di prepararsi e partire un po' prima. Spesso gli autobus, i tram, i treni potrebbero essere in ritardo, quindi non puntuali. Inoltre, nell'ora di punta, quindi nell'ora dove tutti escono da lavoro, dove si esce da scuola, dove c'è più movimento di persone, spesso gli autobus e i tram sono pieni da far schifo. La metro, specialmente la metro C, tante volte si rompe durante il tragitto, oppure arrivano dopo 20 minuti di ritardo i treni e sono pieni da fare schifo. Quindi sono molto pieni, sono talmente pieni che si sta molto stretti. Un po' come diremmo in inglese packed like sardines, però qui diciamo che un mezzo di trasporto è pieno da far schifo. E lo possiamo dire anche dei locali, ad esempio quel locale, quella discoteca era piena da far schifo, non si respirava. Altra cosa che non mi fa esattamente impazzire, sì, il traffico, però giusto quando magari uno sta tornando a casa o quando ha da fare. Puntualmente quando si ha da fare e si va di fretta si trova il traffico o quello che va lento. Altra cosa, ma che non ho vissuto sulla mia pelle, ma che lavorando in un bar ci sono molti turisti che me ne parlano, è il fatto che qui a Roma, specialmente al centro, la gente tante volte è un po' priva di empatia, non ne sono sicura. Fatto sta che tante volte con persone straniere, con turisti, il personale del bar, di negozi e ristoranti non sono esattamente il massimo della gentilezza. Ci sono tante persone che sono venute a lamentarsi del fatto che magari avevano chiesto aiuto, però si sono ritrovati davanti un muro. Tante volte questa cosa la fa anche la barriera linguistica, che non si riesce esattamente a capire di cosa una persona parla o di cosa una persona potrebbe avere bisogno. A Roma ci sono alcune cose che dovrebbero cambiare anche per quanto riguarda il turismo, questo sicuramente. Una cosa che non hai vissuto sulla tua pelle significa che tu non hai un'esperienza diretta, quindi non è una cosa che è successa a te, ma ne hai sentito parlare, hai sentito un racconto. Come ad esempio, in questo caso, i turisti si lamentano della poca empatia dei romani, dello stile di vita dei romani che spesso non è proprio un modo di vivere lento e tranquillo. Diciamo, quello della dolce vita è un po' uno stereotipo, dipende un sacco da che lavoro si fa, dalla condizione sociale in cui ci si ritrova. Non tutti i romani vivono come nei film, caffè, cornetto e tranquillità assoluta, e non tutti sono sempre di fretta. E spesso nelle zone centrali di Roma, nelle zone più affollate di turisti, può capitare purtroppo che manchi empatia. E anche un problema può essere la barriera linguistica. Come vi ho detto spesso su entrambi i miei canali, gli italiani non brillano per lo studio della lingua inglese. Non è facile trovare qualcuno che sappia sempre darti indicazioni in inglese. I romani non sono il massimo della gentilezza, vuol dire non sono super gentili. È un po' un eufemismo, è un modo per dire che alcuni romani possono essere maleducati. Ovviamente dipende da chi incontrate. Ultima cosa, ma non per importanza, è la sporcizia. Le strade sono piene di buste, rifiuti vari, mozziconi di sigaretta. Molto lo fa anche l'inciviltà della gente che ci vive e dei turisti, questo è vero.
però secondo me un controllo maggiore sia sulle persone sia sulle aziende, comunque sulla nettezza urbana, potrebbero fare molto. Ultimo, ma non per importanza, vuol dire che in una lista di cose che diciamo, la cosa che diciamo per ultima comunque è di valore. E su questo punto della nettezza urbana vi consiglio un video con tantissimo vocabolario super utile per quanto riguarda il senso civico e la pulizia in generale nelle città italiane. Se siete di un livello avanzato o quasi avanzato, vi consiglio questo video, è molto interessante. Quindi finora abbiamo mancanza di empatia, buche, sporcizia, poco senso civico, i mezzi di trasporto e adesso sentiamo una terza opinione. Roma di base è una città straordinaria, però se devo indicare un aspetto che a me principalmente non mi piace, sono, prima cosa, traffico. Traffico assurdo da tutte le parti, soprattutto per chi vuole prendere raccordo, è sempre pieno a qualsiasi ora, potresti beccare traffico. Parcheggi impossibili da trovare. Poi l'ultimo punto che per me odio di Roma, essendo la capitale, è il turismo. Se avete una macchina dovete fare i conti con il traffico. Il grande raccordo è una rete veramente ampia e il raccordo spesso ha problemi di traffico, soprattutto nell'ora di punta o per colpa di incidenti. Ma in generale c'è molto traffico anche nelle strade e vie principali di Roma. Poi Roma è una città molto grande, quindi per passare da un quartiere ad un altro, anche in macchina, possono volerci tranquillamente 20, 30, 40 minuti. Con il traffico anche più di un'ora. Ed è normale, è normalissimo. È molto difficile trovare un parcheggio, soprattutto nelle zone centrali. Capita spesso di fare tardi ad eventi, a una cena, al ristorante, perché non si riesce a trovare parcheggio. Quindi bisogna parcheggiarsi lontani e poi raggiungere il posto a piedi. Ultimo punto, ma fondamentale, è anche qui il turismo. Ed è vero, Roma è una città che in periferia è un po' staccata dalla parte centrale e non ci sono molti turisti, ma andando verso il centro si incontrano tantissimi turisti, come adesso con l'inizio dell'estate troverete turisti ovunque, ovunque. Allora, io direi che nella categoria cose che mi danno fastidio a Roma ci metterei quasi sicuramente una cosa che succede spesso nel mio quartiere, ma che comunque vedo anche in giro, è che mi parcheggiano una macchina costantemente davanti la mia, così non posso uscire. E non è tanto quello che mi dà fastidio, perché che tu ti metti in seconda fila 2 secondi va bene, ma che si mettono in seconda fila quando dall'altra parte ci sono i parcheggi liberi, quindi me lo stai proprio facendo apposta, capito? E secondo me la cosa che rende il tutto ancora più romano è proprio il fatto che quando poi si palesano i proprietari della macchina messa in seconda fila, se la prendono con tutta la calma del mondo, ti guardano e ti fanno vabbè, ma che sarà mai, ci ho messo 2 secondi, cioè tutto il vabbè, ma chi se ne frega, cioè degli altri, capito? E questa è proprio una cosa molto tipica romana, purtroppo. Poi in realtà io amo Roma, quindi c'ha tanti difetti, però che gli vuoi dire? Questa è probabilmente l'espressione più importante di questo video. Se siete a Roma dovete sapere cos'è la seconda fila. Parcheggiare o sostare in seconda fila vuol dire non mettersi nel parcheggio, ma mettersi affiancati dove già dovrebbe essere la strada. Per Roma, per i romani, la seconda fila è normale,
è quotidianità e ci sono state molte volte in cui ho visto la terza fila. Quando si palesa qualcuno, vuol dire che quella persona si mostra, rende palese, rende ovvio che si tratti di lei. Quindi si palesa il proprietario della macchina. Dice, ah, sono io il proprietario della macchina. Che sarà mai? Ci ho messo 2 secondi. Ci ho messo è una costruzione romana che usiamo tantissimo. Ci ho messo, ci ho visto, ci ho preso, ci hai preso. Noi romani la usiamo tantissimo questa costruzione. Invece di dire ci hai preso, c'hai torto, c'hai ragione. E l'ultima espressione romana di questo video è che gli vuoi di? Che gli vuoi di è un modo che sarebbe che cosa vuoi dirgli, che cosa gli vuoi dire. È un po' una sorta di arrendersi, è un po' una situazione in cui ci arrendiamo. E che gli vuoi dire? Che cosa possiamo dire a questa persona? Tanto se ci lamentiamo o meno, si parcheggerà lo stesso in seconda fila. E che gli vuoi dire? È anche un modo per fare un complimento, come dire non ho nulla da aggiungere. E che gli vuoi dire a sto quadro? È un modo molto colloquiale per dire non puoi dire niente di cattivo, niente di negativo su questo quadro, perché è perfetto. Quindi, e che gli vuoi dire a questo? È un modo per dire non possiamo trovare una critica o qualcosa di negativo da dire. Aggiungerei personalmente che la guida dei romani non è per principianti. Se guidate a Roma, in bocca al lupo, buona fortuna, soprattutto se non siete abituati. C'è un po' di shock culturale perché i romani spesso non rispettano alcune regole del codice stradale, come con i parcheggi, il semaforo rosso non sempre viene rispettato, le strisce pedonali non vengono rispettate molto spesso. Se siete dei pedoni, mi raccomando, fate attenzione perché purtroppo c'è poco senso civico anche per quanto riguarda la sicurezza dei pedoni. Quindi personalmente a tutta la lista io mi sento di aggiungere la guida spericolata e la poca attenzione ai pedoni. E con questo possiamo concludere il video. Io spero vi sia piaciuto. Potrete trovare i sottotitoli con la traduzione qui su YouTube e come sempre io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Dai!